In questo episodio, in questo momento sono tra Germania, Olanda e Belgio. non è che mi abbia stupita più di tanto. Saluto Bruxelles. Qua in Belgio guidano come i pazzi, c'è un sacco di pavé, le strade sono tutte di merda. Che miseria. Invece buio, fantastico. Ça me donne beaucoup de satisfaction. E sono ritornata in Francia. Quindi oggi Basta Brexit. ho già passato il confine con la Germania. In questo momento sono tra Germania, Olanda e Belgio. Allora, questo è il punto di incontro di tra stati. Questa è la Germania, questo è l'Olanda e questo è il Belgio. Oggi Annette ha deciso di venire con me perché deve andare a trovare un'amica e mi ha detto vengo anch'io, facciamo 15 km insieme, visto che è sulla stessa strada dove devi andare tu. Punto più alto dell'Olanda, che sono 327 metri. Wow. È la strada che va a Liegi. Coincide con la Eurovelo 3, la Pilgrim's Route. Annette è una signora che ha viaggiato tantissimo da sola. Abbiamo parlato di tantissime cose, di viaggi soprattutto. La sua casa proprio profuma di viaggiatrice. Il viaggio continua. Tra 10 giorni sarò già a New York, più o meno. Bene, sono arrivata a Liegi, mi bevo un caffè, visito un po' la città. Dai, non mi sembra male, l'entrata è stata molto bella. Adesso vediamo che cosa mi riserva. Il tempo è poco, ma mi sono goduta la cattedrale St. Paul, l'ottocentesca scalinata della città, la stazione ferroviaria opera di architettura di Calatrava e le Tour des Financières de Liège. Chiaro, Liegi va assaporata, è una città fatta di contrasti tra il vecchio e il nuovo e l'immancabile pavé. Il soggiorno è stato breve ma intenso, sufficiente per farmene un'idea. Lascio Liegi, che non è che mi abbia stupita più di tanto, anzi mi ricorda molto Mestre, però tutto sommato ha degli angoli che non sono poi così male. No, ma che carine le ragazze che mi hanno ospitato ieri, mi hanno lasciato un po' della cena che abbiamo avanzato. No, troppo carine. Mamma mia, pezzo così industriale che mi è passata la voglia di visitare. Ero passata davanti a UI, mi hanno detto che è molto carina, ma ho visto talmente tante fabbriche, tante città in costruzione, strade in costruzione, che non avevo neanche più voglia di visitare la città. Vabbè, allora questa sera provo, anzi l'ho già provata ieri, una nuova piattaforma, cioè per me è nuova, non l'avevo mai provata, che si chiama Welcome to My Garden. E praticamente sono persone che hanno un giardino dove si può dormire e mettere la tenda. Ieri le ragazze che mi hanno ospitato in realtà non avevano un giardino, ma mi hanno offerto un divano, sono state super carine veramente. Difatti l'entrata alla Liegi non è stata delle mie preferite, mi sembrava di essere un po' a Mestre, c'era un po' gente bruttina, super industriale, insomma un po' così, quindi all'inizio non ero neanche molto non mi sentivo molto a casa.
o meglio sì, perché comunque Mestre ci ha vissuto, quindi più o meno la conosco. Comunque, a parte quello, è stato un soggiorno fantastico. Adesso sono lungo la ciclabile, lungo il Mosa, che è questo fiume. Allora, a me piace molto il wild camping, però mi sento più sicura se questo wild camping si fa in montagna, si fa in collina, dove non c'è traccia di esseri umani. Qua, essendo in una zona comunque urbana, quindi si passano città, cose così, ma io non rischierei molto, non mi sento molto a mio agio. Dovrei proprio trovare una zona nascosta. Désolé, posso passare? Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Questa sera sono a casa di questo signore, che ovviamente non è a casa, e mi ha lasciato il giardino dove mettere la tenda. Alla fine offrire un pezzo di giardino può sembrare insignificante, ed invece mettere a disposizione una parte della propria proprietà è un puro atto di gentilezza. A noi cicloviaggiatori serve veramente poco. Mentre a casa siamo abituati ad avere troppo, qui basta un terreno, una tenda, un materassino, un sacco a pelo, qualcosa da mangiare e un po' di acqua. Questo posto dove mi sto lavando i denti, che è il loro garage. Cioè, qua ti dice quanto l'acqua. Fantastico. Ho anche la sveglia stamattina. Sì, oggi dormiamo fino alle 8. Sì, sì. Vabbè, questa sveglia alla fine non è poi così male. Mi aiuta a recuperare tempo prezioso e velocizzare la preparazione prima della partenza. Allora, purtroppo mi sa che Namur salta, peccato, la volevo vedere, mi ero imposto di alzarmi alle 7, sì, il gallo mi ha svegliato alle 5 praticamente. Il problema è che ci metto sempre tanto a prepararmi. Ho parlato con i miei host un pochino e quindi sono arrivate alle 9, ci ho messo mezz'ora a uscire da dove ero. E quindi salta tutto, me la guardo in foto, peccato, mi hanno detto che era molto bella. Non c'è una volta che parto all'ora che dico e che arrivo all'ora che dico. Va bene, dai, oggi mi impegno, cercherò di fare del mio meglio e di arrivare insomma ad un'ora decente. Domani mi riposo, sempre qua a Bruxelles. Questa è la teleferica appunto che mi avevano detto. Comunque Namur mi ricorda un po' Koblenz, perché appunto è il punto in cui due fiumi si incontrano. In questo caso sono la Sabre e la Meuse, si incontrano qua e si uniscono in un unico fiume. Temperatura ci saranno 18 gradi. Il Masetti scriveva che lo odiava. Ah, come lo capisco. Che miseria. In Belgio, ragazzi, guidano come dei pazzi. E dopo tanto ho ricominciato ad usare il GPS, perché i segnali non sono così perfetti come in Svizzera e in Germania, ma ci sono queste reti di ciclabili con dei numeri che in realtà non ti dicono dove vai, ma c'è solo scritto il numero. Guardo la mappa e noto che sono entrata nelle Fiandre, Lac du Genval. Qua in Belgio guidano come i pazzi, c'è un sacco di pavé, le strade sono tenute di merda e non mi aspettavo una cosa del genere. I segnali vanno e vengono. È complicata la storia qua, cavoli, mi sento come a casa.
deciso di deviare un po' dalle Eurovelo perché continuavano a farmi fare zigzag assurdi e non arrivavo più. Allora ho seguito il buon Google, cioè guardate, questa è una ciclabile e qua c'è il casino di macchine che corrono come matti. Bruxelles vince, però porca miseria, che ciclabilona dall'entrata fino al centro praticamente. Oggi è il mio giorno di riposo a Bruxelles e i giorni di riposo fanno bene perché servono sia al corpo che alla mente. Sono in un bar, sto aspettando Arthur che è il mio ospite che mi ha ospitata queste 2 notti e poi andremo a fare un giro insieme. Je voulais des trucs que va dans la montagne. La stradella? Fare le come on dit? Téléphérique. Ouais. La Grand Place, mamma mia, come risplende! Così bella e così luminosa, cioè fantastica. Dopo tutto il mattone rosso, vedere questo oro è spettacolare. E io tanto tempo fa ci venivo spesso, ci venevo veramente spesso a Bruxelles, però oggi era come averla vista per la prima volta e mi sono molto meravigliata. Prima di tutto è una città dove si respira proprio l'Europa, quindi tante lingue, tante culture che si mescolano, quindi passando in qualsiasi angolo si riesce insomma a percepire queste cose. Però va bene, preparo questa cosa che domani mi sveglio presto. Saluto Bruxelles, ore 7:30, 7:45, non sono mai partita a quest'ora. Ma quindi spiegatemi, queste parcheggiano di qua, la pista ciclabile è qua. Mamma, è un sogno questo! È un sogno! Ho fatto sto taglione, ma è una mega statalona, questa pista ciclabile, niente di che. Sono arrivata a Gand, mi trovo sul ponte di San Michele, da dove si vede praticamente quasi tutta la città. E ora capisco anche perché il Masetti era così curioso di fare una deviazione e prendere il treno per venire fino qua e visitare. Sì, a parte il fulcro del turismo, tantissima gente, ma è davvero davvero spettacolare. Una classica città nordica. E oggi tappa un po' lunga verso Bruges, ma meritava veramente la pena. Sono con Giovanni adesso. Vai. Un moment. Ok, attends. Voilà. Alors Giovanni, tu as travaillé, tu as voyagé toute seule. Attends, je suis très content que Ouais. je rencontre aussi quelqu'un qui voyage à vélo. Oui, Moi, je l'ai fait aussi oui, et je le fais toujours toute seule. J'aime de l'aventure, ouais, un tout petit peu, pas beaucoup. ok, Le matin, ouais, je ne savais pas où je vais dormir. C'était Ok. toujours à l'improviste. Ça me donne beaucoup de satisfaction. oui, Aussi parce que c'était avec un vélo que je
que je fais monter moi-même. Ah, tu vois? Bon, alors c'est bien. On peut voyager toute seule et il n'y a pas de souci. C'est magnifique. Attends. Parce que... Attends. Et hoog, ça c'est altitude. Ah, Pourquoi? Tu vois ça? ah mais c'est vrai. Peut-être, je ne sais pas. mais Peut-être, on- ouais. Et aussi peut-être parce que cette maison était un plus haut que les autres. Ah, ok, je vois. Je vois. Je ne sais pas pourquoi Ah bon? on On l'appelle comme ça. l'appelle comme ça, oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on boive? De l'eau minérale? De l'eau avec du gaz, tu l'as? De l'eau pétillante? Oui, petit, tu l'as? Oui. Ok, vas-y, je t'attends ici. E niente, questo signore mi ha beccata per strada e è un super viaggiatore in bici e niente, adesso mi offre un bicchiere d'acqua e niente, lui ha detto io ti ho vista e mi hai fatto ricordare un sacco di viaggi che ha fatto, quindi dai, fantastico. Tradotto è Giovanni il suo nome. Vive qua nelle Fiandre, mi ha parlato in fiammingo, non ho capito niente e poi siamo passati al francese. Allez. Italie? Mulino! Mulino, sì. Ho lasciato Giovanni che mi ha accompagnata fino a Bruges, quindi anche lui oggi si fa 100 km. È stato super simpatico e carino, mi ha spiegato un sacco di cose, anche un po' della sua vita, insomma, così. E niente, adesso mi godo questa vista su Bruges, che è chiamata la piccola Venezia, appunto per i suoi canali, insomma queste case un po' dal stile nordico. Bruges è la capitale delle Fiandre occidentali, chiamata anche la Venezia del Nord. Il centro storico è medievale, patrimonio UNESCO, dove spiccano edifici gotici, canali e vicoli acciottolati. Ma chi è Masetti questo? È Masetti, guardatelo. È lui. Ha un bicicletto vecchio. Ecco, sono nel giardino di Lode e non dà l'idea dalla strada di avere un giardino così. Adesso devo montare la tenda. Allora, lui ha scritto questa bellissima cosa. Buongiorno, mi sono appena svegliata dalla tenda che ho messo in giardino di Lode. Ieri praticamente ero in città, mi sono persa tra le sue vie, tra le sue piazze, guardavo ogni singola angolo della città e Gand l'ho trovata un po' tanto turistica, c'erano tanti lavori anche in città, quindi non ho avuto questa grandissima impressione, non c'ero mai stata. E invece Bruges è fantastica. Di solito non lo faccio mai, ma ieri, anche se ero distrutta, sono uscita lo stesso perché la volevo vedere. Ho fatto qualche scatto, qualche video, è stato bello. Oggi vado lungo la costa, la giornata sarà bellissima, dicono che sia anche molto calda. E poi per quanto riguarda invece i fiamminghi, chiamiamoli così, sono abbastanza freddi all'inizio, devo dire. Però c'è qualche personaggio, tipo anche Johan ieri gliel'ho detto e mi ha detto sì, beh, io non sono così perché ho viaggiato, quindi sono molto aperto al mondo, però in realtà sì. Invece la gente della Vallonia è molto più aperta e disponibile, invece qua li vedo un po' più freddi rispetto agli altri, però è una cosa così che ho notato, magari mi posso anche sbagliare. Comunque sì, quindi oggi lascio il Belgio e già arrivo in Francia, a Calais,
e lì avrò un camping perché appunto chi mi doveva ospitare non può più ospitarmi e quindi niente. E cavoli, già domani la barca per andare negli UK. Mi sembra tutto, non lo so, mi sembra tutto, sto passando tanti stati e tante città così in fretta che ancora la confusione mentale ce l'ho tutta e non lo so, forse dovevo prendere un po' più tempo per arrivare a Londra, però alla fine non si può mai sapere che cosa si trova e quindi a volte è sempre un po' una sorpresa last minute. E quindi è andata così, ma va bene lo stesso, è tutto bello, anche se, ripeto, l'avessi organizzato ancora mi sarei presa 2 mesi per arrivare a Londra. Però ecco, non si può sapere e sarei rimasta in tante altre città qualche giorno in più a visitare un po' di più, perché comunque... ma alla fine mi sa che devo ritornare. Banelli-Friandre sicuramente devo tornare, sembra un po' la patria del ciclismo e cose così, quindi sicuramente devo tornare. Forse era fin troppo chiaro, ma lo scopro solo alla fine che Lode è il prete di Bruges. Credo mi abbia preparato un po' di colazione. Io ieri mi ha dato le chiavi, ma poi è andato via, quindi oggi spero di beccarlo un attimino. We are all brothers and sisters, and so the world is not something that we own, but we receive it. We can live here for free, so why don't we ask money to other people to camp? It's all common for me. Oggi sono carica a palla, dormito bene, c'è un sole della Madonna, oggi si va al mare, quindi Ostenda. Da Ostenda poi una tirata fino a Calais, tutta la costa, e domani sono già in UK. Allora praticamente sto viaggissimo lo devo rifare perché devo tornare a Lucerna, devo tornare a Zurigo, devo tornare a Basilea. A Zurigo devo buttarmi nel fiume, a Basilea devo buttarmi nel fiume, Lucerna me la devo vedere meglio. Poi devo tornare a Strasburgo perché c'è un fracco di roba da fare con la bici. Devo tornare a Bruxelles ancora perché volevo vedere il museo di Magritte, non sono riuscita a vederlo. E devo tornare nelle Fiandre, porca miseria, devo rifarlo sto giro. Comunque sto dando a Ostenda e mi sa da Rosolina mare. Non l'ho ancora vista, ma a vederla così. Vediamo com'è la situa. Ostenda. Poi Ostenda ho visto è abbastanza psichedelica perché ci sono questi monumenti vecchi in mezzo ai monumenti nuovi, cioè così proprio. E sono ritornata in Francia dopo una lunghe peripezie, e l'Eurovelo 12 non è sviluppata del tutto, quindi c'era un conflitto tra Google e... Arrivo a Calais, al calar del sole, quindi ci ho messo una giornata, non so quanti chilometri ho fatto, non li ho neanche contati, neanche lo voglio saperlo. Sono praticamente morta, ho avuto anche una crisi perché appunto purtroppo oggi con le strade è stato un po' un disastro, c'erano 30 gradi, tantissimo caldo e questa appunto che non era ben sviluppata, quindi a volte perdevo la strada e non c'era, diciamo, non si capiva bene dove si dovesse andare. Ho allungato un po' sicuramente, ma va bene. Mi sbuca fuori sto edificio
che andrò a vedere cos'è, perché è stupendo, ma bellissima sta piazza. Cioè io mi aspettavo una cosa dai racconti, una cosa molto underground, messa male, ma mi sembra bene invece. Sono finalmente arrivata al campeggio. Cioè ho messo la crema 50, sono Bordeaux praticamente. Sono fuori dalla reception perché è l'unico posto dove prende il wifi, quindi, e poi non so, cioè, questo festival mi piacerebbe tanto andarci, ma sono distrutta, Oggi è stata lunga e impegnativa, quindi la musica me l'ascolto da qua e faccio finta di essere nella festa. E niente, mi è capitato di vedere appunto la mappa della strada che ho fatto e sembra quasi impossibile aver fatto tutta sta strada in bici, cioè incredibile. Ho fatto la scelta giusta, il fatto di venire fino a Calais e fare una tirata. Ieri ho fatto veramente tantissimi chilometri, più di 100, non li conto mai perché non voglio basarmi sui chilometri su questo viaggio, ma sulle emozioni e la gente conosciuta. Bene, mi piace molto questa lavanda che c'è qua dietro, è appunto la piazzola del campeggio. Ho scelto un campeggio perché non ho trovato altro e c'era anche un grande festival qua a Calais e comunque mi avevano detto per il wild camping dormire in spiaggia non è proprio il massimo perché non ha questa grandissima fama come penso tutte le città di mare. Bene, sto passeggiando per Calais prima di andare a prendere la barca e non ho resistito e mi sono presa questa cosa abbastanza, che ieri mi sono sparata un sacco di chilometri e non ho mangiato tantissimo, quindi oggi si recupera. Sta Brexit comunque mi fa un po' strano perché sono l'unica in bici, sono convinta fino a poco prima ero convinta di essere nel posto sbagliato e invece sono solo macchine e camion. Ho passato 3 dogane, una per il biglietto, una mi ha controllato la polizia, adesso c'è quella UK Border Control, cioè infinita questa. Ci vuole probabilmente un'ora solo per fare i controlli. Attraverso la Manica e in lontananza cominciano a comparire le scogliere bianche di Dover. Ad aspettarmi un nuovo amico che, spoiler, diventerà il mio futuro compagno di viaggio. Guarda il prossimo episodio dove saluterò definitivamente l'Europa.